Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi propongo questa sciarpa chiusa scaldacollo Infinity, sciarpa Infinity. È davvero semplicissima, l'ho lavorata a punto V. È un accessorio che potete adattarlo per qualsiasi esigenza, magari usando filati e misure differenti. Potete farla benissimo anche per bambini, anche da uomo. È un accessorio che trovo molto comodo perché comunque una volta che lo mettete al collo non avete più problemi o che si sciolga il nodo o di perderla, una parte più lunga, una parte più corta, non ingombra. È veramente un accessorio che io amo in maniera particolare. Per quel che riguarda l'occorrente, io l'ho già fatto, quindi ho usato il Chuck Batik nella versione fucsia, poco più di un gomitolo ed è l'avanzo praticamente di due progetti che ho fatto l'anno scorso. Consideriamo che questo scaldacollo è circa 120 grammi, quindi siccome questo Chuck Batik viene venduto in gomitoli da 100 grammi, ne avevo uno intero, ho usato tutto il gomitolo, poi ne avevo un altro po' del quale mi è avanzato questo. L'ho lavorato con un uncinetto del 4,5, dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, di una forbice ed un ago da lana. È veramente di un'esecuzione semplicissima, adatto a tutti, anche chi ha le prime armi e vuole cimentarsi magari a fare dei pensierini per Natale fatti con le sue mani. È vero, un po' in anticipo, però si sa che dicembre arriva presto, quindi può essere anche un'idea per i regali di Natale. Detto questo, vi lascio all'esecuzione del progetto. Per cominciare avvio una catenella di circa 20-22 centimetri, poi decidete voi la larghezza che volete fare. Quindi vado ad avviare la mia catenella, penso che farò 35 maglie più o meno. L'importante è avere un numero dispari. Ho fatto le mie 35 catenelle, adesso vado a misurare. Quando misurate la catenella tenetela sempre un po' tesa, perché ovviamente il punto che andremo a inserire è più largo della catenella allo stato rilassato. Ed è 21, per me va bene, mi fermo così. A questo punto riprendo il mio lavoro, faccio una catenella aggiuntiva per poter tornare indietro. Vado nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto e faccio quello che andrà in sostituzione al mio primo punto alto. Quindi entro, faccio punto basso, vado nella costina di sinistra del punto basso che ho appena fatto e ne faccio un secondo. Quindi faccio due punti bassi incolonnati. Prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio due punti alti nella stessa catenella di base. Di nuovo prendo il filo, salto una catenella, entro in quella successiva e faccio due punti alti nella stessa catenella. Di nuovo salto una catenella, entro in quella dopo e faccio due punti alti. Praticamente quello che dobbiamo fare è tutto qua. Due punti alti in una catenella, ne saltiamo una di base, entriamo in quella dopo e facciamo due punti alti. Sono arrivata all'ultima catenella, entro nell'ultima catenella utile e faccio un punto alto. Quindi iniziamo e finiamo sempre con un punto alto. Quindi giro il mio lavoro, faccio quello che va a sostituire il mio primo punto alto, prendo il filo, entro tra le due maglie
qua tra i due punti alti, non entro nel punto, entro nello spazio in mezzo, allargo le due barrette, entro qui e faccio 2 punti alti. Mi sposto tra le due barrette successive e faccio 2 punti alti. Mi sposto di nuovo tra le due barrette in mezzo ai 2 punti alti, proprio non nel punto, ma tra lo spazio creato tra le due barrette, entro in mezzo e faccio 2 punti alti. Mi sposto tra le due barrette successive e faccio 2 punti alti. Mi sposto tra i 2 punti alti successivi e ne faccio 2. Il lavoro da fare è tutto qua. È davvero semplice semplice. Bello se volete usare più colori, magari avete degli avanzi di filato e volete usarli. Se li mettete insieme tra di loro danno questo effetto zig zag molto bello. Bello anche per un uomo, perché comunque se utilizzate i filati giusti, più adatti a un uomo, sarà sicuramente un accessorio adatto anche per un uomo. Volendo anche per bambini, riducendo comunque le misure in base all'età, facendolo ovviamente un pochino più stretto. Ecco, io qui sono arrivata agli ultimi 2 punti, andrò a terminare con un punto alto sul punto alto. E stavo dicendo, anche per un bambino, ovviamente riducendo le misure, facendolo un pochino più stretto, poi sicuramente troverete le tabelle misure su internet, facendolo un pochino più stretto, un pochino più corto. Tra l'altro sono le sciarpe chiuse, le sciarpe Infinity per i bambini vanno molto bene, perché comunque non c'è il problema che si aprano, che le perdano, restano lì. Detto questo, per proseguire il nostro lavoro non dovremmo fare altro che salire con quello che va in sostituzione del nostro primo punto alto, che nel mio caso è punto basso su punto basso, e riprendere la lavorazione di prima, cioè entro tra i 2 punti alti nello spazio che si crea tra le due barrette, faccio 2 punti alti, entro nei 2 punti alti successivi, faccio 2 punti alti. Il lavoro da fare è tutto qua. Io credo che andrò avanti a lavorare finché non avrò raggiunto la misura di circa 125-130 centimetri. Ci vediamo quando ho finito e vediamo come chiudere la nostra sciarpa. Ovviamente, se volete fare una sciarpa che non sia Infinity, volete fare una sciarpa aperta, dovete andare avanti almeno per un 160 centimetri. Ho realizzato la mia sciarpa, è in tutto misura circa 128 centimetri. Ora è il momento di andarla a chiudere. Semplicemente a questo punto non ha un diritto o un rovescio. Scegliete la parte che vi piace di più, la ripiegate in 2 e andremo a chiuderla con l'uncinetto. Ora ho la codina iniziale che andrò a nascondere dopo. Semplicemente avvicino i lembi, faccio una catenella, entro nel primo punto alto disponibile, sia da una parte che dall'altra. E faccio un punto bassissimo. Dopodiché entro nel punto successivo, qui dall'altra parte ho la catenella, entro e faccio un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, dall'altra parte ho i 2 punti alti chiusi insieme. Entro nella catenella dove ho eseguito i 2 punti alti e faccio un punto bassissimo. Qui ho il punto, qui ho la catenella libera, entro nella catenella, faccio il mio punto bassissimo.
entro nel punto successivo, di qui ho i due punti alti, vado a prendere la catenella, punto bassissimo, punto alto, qui ho la catenella libera e faccio il mio punto bassissimo. Qui ho il punto alto, qui ho i due punti, entro nella mezza asola lasciata libera della catenella, faccio il punto bassissimo. Qui prendo il punto, qui ho la catenella libera, entro, faccio il punto bassissimo. Andiamo a chiudere il lavoro in questa maniera. Ci vediamo quando l'ho chiuso. Ho chiuso completamente il mio scaldacollo, ho nascosto tutte le codine e ora andremo a vedere lo scaldacollo sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.